Fra gli strumenti di un pittore vi sono i pennelli, con cui riporta il colore sul supporto. Questi segni che noi facciamo coi pennelli ci distinguono fra tutti perché è la nostra unicità come persone che li porta verso questa loro originalità. Paradossalmente sono i principianti che tendono ad avere un segno simile, molto riconoscibile. Però principiante come termine è sminuente e non mi piace, anche se ammetto sia difficile trovare un sinonimo. Preferisco parlare di colui che inizia un percorso. Inizia e principia sono forme che rendono molto meglio. Sarebbe anzi molto più appropriata la parola iniziante. Ed è un momento e un privilegio quello di iniziare perché tutto è nuovo, ma anche difficile sapere da dove. Ecco, colui che inizia si trova davanti a un supporto vuoto che deve riempire. Questa è la prima sorpresa, il primo affanno, la prima ansia. Esistono 1000 regole e ognuno può seguire la via che crede, fregandosene del fine e quindi del progetto finale, della meta finale del percorso, e farsi guidare dall'istinto e mettere liberamente a caso dei segni sul foglio o sulla tela. Fatto salvo questo, vi sono delle strade che possono essere percorse e che portano alla scoperta della possibilità che si amplia, man mano che si avanza nel tempo con l'esperienza, di migliorare la capacità di guidare la mano verso ciò che vogliamo che veramente faccia e che portano inevitabilmente a trovare nel nostro fare, man mano che miglioriamo, la nostra identità e la nostra capacità di rappresentare il nostro segno. Molti sono coloro che mi chiedono qual è la strada. La strada è questa, di fare esercizio con il disegno dal vero. Non vi sono altre strade a cui rivolgere il nostro sguardo. Possiamo solo imparare dalla natura e con la natura, e per natura intendo tutto ciò che vediamo e che sta intorno a noi. Vi sono altri video in cui lo dico e ne spiego anche le ragioni, ma in questo vorrei soffermarmi sulla possibilità che abbiamo di concentrarci sulla peculiarità del segno con la matita e di testimoniare come la sua formazione e il suo consolidamento siano fondamentali per qualsiasi medium ci capiterà di usare. Disegnare non è come dipingere, o come colorare con un pastello, o addirittura come far colare del colore sulla tela. Io dico invece di sì, che è lì, nel momento che acquisiamo la nostra padronanza del disegno, che troveremo il nostro segno, e il nostro segno lo porteremo ovunque con noi per tutta la nostra vita. Passeremo sì ad altri materiali, ma la conduzione della mano, il modo di dialogare fra mano e cervello ripeterà quei movimenti sulla base della nostra capacità di disegnare. Prendiamo ad esempio il passaggio dalla matita al pennello. La pennellata, quella che diamo, è la testimonianza della nostra dimestichezza con il disegno. Se non abbiamo alcuna dimestichezza, la pennellata non avrà la sicurezza e la capacità di rappresentare. Ma perché dico la matita? Perché è il mezzo con cui noi sentiamo di più il supporto, in cui il dialogo è più diretto. Disegnare è avere un ulteriore dito che ci consente di tracciare un segno sottile sul foglio. Basta provare. È quasi come sentire nelle nostre dita il contatto con il foglio. Questo piccolo oggetto sottile ha la possibilità di variare il segno, che può essere più chiaro o più scuro, a seconda di come viene premuto, a seconda di come viene piegato anche nel momento del tracciamento. È uno strumento così perfetto ed utile che ci permette di arrivare alla comprensione piena del mondo che ci circonda, per come lo vediamo noi e come lo riportiamo sul supporto. Per questa sua specificità di essere così fisicamente legato alla nostra mano, segna dentro il nostro cervello dei percorsi che noi in seguito, con tutte le variazioni del caso e le possibilità dei medium che andremo ad usare, ci accorgeremo di ripercorrere. Con nostra sorpresa, alla base di questo segno che faremo col pennello o con un pastello, vi sarà l'imitazione della matita, o meglio, lo scheletro del nostro segno, del nostro movimento con la matita, sarà
in quel movimento che faremo con il pennello o con il pastello o con qualsiasi altro medium, e di conseguenza sarà dentro alla nostra pittura, che noi vedremo sempre la sua impronta, l'impronta del disegno con la matita. E questo accadrà sempre, senza tradirci mai. Il pennello ci consentirà movimenti e possibilità di capire superfici che la matita non si sognerebbe mai di poter compiere, perché dispendiosi e lenti. Ma questo processo sarà solo una amplificazione di quei movimenti che noi abbiamo imparato a fare e che stanno dietro a qualsiasi iniziativa grafica o pittorica che la nostra mano intenda perseguire. Come poter far questo sarà necessario comprenderlo e lo potremo vedere insieme, ma è fondamentale avere una forma mentis diversa, avere la consapevolezza che ciò che vogliamo è ciò che la natura ci permetterà di capire. Dobbiamo incominciare, attraverso di essa, un percorso che deve portarci alla scoperta del nostro segno, abbandonare la fotografia e invece copiare, rappresentare oggetti e luoghi che noi vediamo con i nostri occhi, con tutta la loro meravigliosa possibilità di avere una qualità preziosa che non dobbiamo mortificare, che è la percezione della profondità.